troviamo alla frontiera tra Brasile e Paraguay. Dall'altro lato della strada praticamente siamo in Brasile. Lì sta la bandiera di Brasile. Infatti qua c'è la bandiera del Paraguay, come vedete. Facciamo la rotatoria e qui c'è la bandiera brasiliana perché stiamo per entrare in Brasile. Lì è dove c'è la pietra che delimita Brasile e Paraguay, e in questo momento siamo entrati. E a gente fala em português quando a gente está no Brasil. Aí a gente dá uma volta aqui, quando entra no Paraguay já começamos a falar espanhol. È chiaro, praticamente da quello che ho capito del portoghese che qua ora, una volta attraversati, iniziano a parlare portoghese, mentre dall'altra parte della strada parlano spagnolo. Molto interessante perché solitamente se attraversano frontiere devi mostrare un passaporto, qua invece è tutto molto libero, la gente passa, va e viene senza... E adesso qua andiamo a entrare di nuovo in Paraguay, perché è giusto così, è giusto attraversare le frontiere così, ragazzi. Non abbiamo il timbro brasiliano. Quindi sì, non abbiamo lo stampo brasiliano nel passaporto, però va bene così. Secondo la società siamo illegalmente in Brasile in questo momento. Tutto quello che abbiamo, l'equipaggio, Aqui siamo pronti per l'avventura. Acá é o Paraguay. E attraversiamo questo stop. Siamo in Paraguay e vamos a hablar de nuevo en español. Sí, en español ahora camino hacia la cordillera de Amambay. E andiamo fino alla cordigliera di Amambay. Apparentemente, ditemi voi, quella montagna che è di fronte a noi ci pare, e si dice anche la cultura indigena di qua, che è una piramide fondamentalmente. È una piramide para ti, Jackson, esa. E pode ser que seja uma pirâmide porque há alemão que ha hecho unas pesquisas e ha encontrado túneles ahí abajo. Ha incontrato tunnels? Sí. Ok. En su libro El Rey Viking en Paraguay, en el líder Jacques de Molay, era lo que vino en los años 40 a hacer una investigación. Y está en su libro que hay entradas de túneles acá, parece una pirámide. Praticamente dice che c'era un signore tedesco che ha fatto un'investigazione qua negli anni 40 e ha trovato tunnel praticamente sotterranei sotto questa piramide, e il libro si chiama Il Re Vichingo del Paraguay, è un libro che è molto difficile da trovare. Non è questo il punto esatto dove andremo a fermarci, però molto interessante che iniziamo a vedere piramidi. Come si chiama ese cammino? Ese es el camino de Lorito Picado. Por acá vino el ejército de Mariscal López antes de quedarse en el Parque Histórico Nacional Seto-Corá, y ahí fue lo que terminó la guerra al final. Ok. Qui in questo cammino praticamente l'esercito di Mariscal López, che è questo Mariscal Francisco Solano López. militare paraguayo, praticamente camminò qua col suo esercito fino ad arrivare al parco nazionale che è dall'altra parte della strada, e lì è praticamente dove portò il tuo esercito e terminò la guerra. E ora noi stiamo entrando in una proprietà privata dove apparentemente c'è questa pietra con inciso un calendario solare, Es un centro astronómico primitivo. un centro astronomico primitivo. Se calcula más o menos entre 7.000 años atrás. Ah, è vecchio più di 7000 anni. Sí. Wow. Es un lugar también que tiene avistamientos de luces también. Ok. Y en las piedras está muy diseñado estrellas y cometas también. Por las piedras. Ok, apparentemente è un lugar dove ci sono parecchi avvistamenti di luci strane nel cielo, e in questa pietra sono disegnate molte stelle. E per me la cosa incredibile, no, Samuel, che dicevano che appunto nella selva non dovevano esistere civiltà più antiche di 2000 anni, qua già parliamo più di 7000 anni, assurdo. Bene ragazzi, quello che sta succedendo è che Jackson, che è là, sta parlando al telefono con il proprietario di questa proprietà privata, perché apparentemente questo calendario astronomico è dentro questa proprietà privata, solo che il proprietario al momento non è qua, e l'amico del proprietario che lavora qua non ci vuole fare entrare senza il consenso del proprietario, anche se in realtà conosce a Jackson. E quindi Jackson sta tentando in tutti i modi di chiamare il proprietario, così che possiamo entrare per vedere questo calendario astronomico inciso nella pietra, e speriamo che possiamo entrare perché è molto importante per noi vederlo. Abbiamo opportunità e foto di mostrarvelo comunque, foto scattate da Jackson, però è chiaramente più bello se riusciamo a viverlo
noi in prima persona e mostrarvelo anche in video chiaramente. Andiamo a vedere che succede. Grazie a Jackson, con un po' di astuzia siamo riusciti a convincere il ragazzo a lasciarci entrare. Ora ci stiamo avvicinando a questo calendario astronomico e Jackson prima ci stava spiegando che la leggenda dice che dentro questa montagna si dice che ci sia una città nascosta, una città perduta, con caverne dove gli indigeni si nascondevano, è come se dentro la montagna fosse vuota e niente, vivevano lì nei momenti più difficili dove era necessario proteggersi da attacchi esterni. E sì, come troviamo un pochino anche adesso si scopre in Turchia, per esempio le città sotterranee di Derinkuyu, che sono città che arrivano anche 80 metri sottoterra, scavati nella pietra, e la utilizzavano. L'archeologia tradizionale dice per semplicemente viverci, ma ora incomincia a teorizzarsi che fossero antidiluviane, ovvero che quando ci sia stato il diluvio dello Younger Dryas 12.000 anni fa utilizzavano queste caverne sotterranee per proteggersi dal cataclisma e dalla distruzione totale che avveniva fuori. Apparentemente qua dentro ci sono tunnel. Ora non siamo qua per questo, perché come detto siamo in una proprietà privata e non sappiamo come entrare, però andiamo a vedere questo calendario astronomico che apparentemente è allineato con il solstizio e gli equinozi. Antico almeno si dice 7.000 anni, può essere anche più antico perché, come si sa, si può datare solo il materiale organico della pietra e non la pietra stessa quando è stata modellata. Allora siamo nelle vicinanze della montagna di cui parlavo prima e Jackson ci diceva che apparentemente questa montagnola che vediamo qua davanti sotto la montagna in realtà è artificiale e sembra che l'entrata della città sotterranea era proprio qui e è stata chiusa volutamente con questo materiale organico per non far accedere alle persone dentro questa montagna. Ma io credo che prima ci hanno messo la pietra Mm. e poi dopo si è formato tutto. Si è formata... Ok, sì, è possibile. Molto interessante che l'entrata sia stata chiusa. Tra l'altro diceva che lui, quando era più giovane, si accampò lì con amici e suonarono la chitarra. Ancora non c'era questa antenna qua. Nel cielo videro delle cose strane, degli oggetti volanti non identificati che iniziarono a formare un triangolo. A formare, sì, un triangolo. Sì, fue fantástico. Vino aquí, la luz de alta velocidad vino y hizo un triángulo y luego creímos que se fue. Y ahí se prendió un fuego en la montaña. Y cuando miramos otra vez el cielo, estaba aquí encima esta luz, como si fuera el ojo así, el iris, ¿no? Y nosotros estamos con la fogata acá. Ahí. E loro erano lì a suonare la chitarra col fuoco. Y todos quedaron así sorprendidos con todo esto. Y las descripciones que hay aquí tienen muchas estrellas y cometas y luces así que está tallado en la piedra millares de años, más o menos 7.000 años. Y aquí abajo en el arroyo tiene una construcción megalítica. Entonces supuestamente la frecuencia de la música, la fogata ha llamado la atención de estos observadores. Por eso vino a ver qué pasa y se mostró y se fue, prendió la luz y el iris, entonces parece que es como si fuera su camino. Y aquí es el camino antiguo del Tapiabirú, del ramal dentro de los guaraníes, donde está el camino del país Sumé, que vamos en otra cueva a ver después. Sí. Aquí tiene 3 tipos de calendario, el lunar, el lunisolar y el solar. El lunar es más antiguo, él brilla con la luz de la luna porque tiene una argamasa primitiva que hace con que él reflexe, así como en Perú también hay. Es muy antiguo. Después el lunisolar, que es la sombra de la montaña que marca sobre la piedra a ciertas horas. Y el solar, que es con un punto de referencia que después voy a mostrar en el video con el calendario solar que está en el museo hoy. Vinimos con la investigación del arqueólogo Jim Goodman y él creó muy importante esa piedra y para no tener daño hemos llevado en el Museo Parque Nacional Cerro Corá y ahí está hasta hoy, hace como más de 30 años. Wow.
Hicimos un estudio y yo descubrí cómo funcionaba por el ángulo geográfico de 36 grados de diferencia. Eso dio la datación de cuando era usado el calendario, de aproximadamente 7.000 años atrás. En aquella parte hay un túnel que queda en la mitad del paredón adentro, como unos 10 metros. Muchos trataron de entrar ahí. Una vez conseguimos entrar adentro. Ok. Y en el fondo parece que tiene una argamasa que tapa una entrada, que se va adentro de esta montaña. Wow. Y en esta parte se dice un portal porque vos busca varias veces la entrada y no encuentra, pero está así. Entonces uno pasa aquí y no ve, pero si hace así ahí está la entrada. Ok. Entonces como un portal, pero no se nota. ¿Per un efecto óptico o...? El efecto óptico. Ah, ¿Y la roja otro mineral? Es todo arenisco. Ok. Toda esa materia son rocas de arenisca. Y adentro de ese túnel él va bastante lejos. Después adentro entra y nosotros cuando entramos tenía un jaguatirica, dice acá, un gato salvaje. Y él se metió adentro ahí, lleno de murciélago ahí, pero nosotros entramos. Él entró adentro de la montaña, pero es tapado con barro y tierra, entonces para nosotros que somos grandes no puede accesar. Ok. Pero si limpia todo va a tener un acceso ahí, por el gato entró ahí adentro. bellissimo. Interessante. Escrituras. Diceva Jackson che non sono naturali ma sono artefici di noi umani. Mira de cerca vas a ver que yo llevé una vez para análisis. Tiene cristal de cuarzo, tiene calcário, Quindi tiene minerali che non sono del luogo. son hechos como una masa para tapar algo. Claro. No se sabe qué hay adentro porque nunca se tocó acá. Può essere un... Tumba, puede ser un portal, puede ser una casa subterránea que el techo sea este. Ah, dato che in Ecuador hanno scoperto Hanno appena scoperto questa gigantesca Metropoli. metropoli urbana nella giungla con il LiDAR. qui in Paraguay non è da meno, E vedi hai diversi minerali nella pietra. che non sono del luogo, non sono di qua. Andiamo avanti con l'esplorazione, ragazzi. Tiene un canto que tiene una vibración que cuando él llega en este lugar, él empieza a hablar de ese cántico que tiene esa vibración y la avispa no le ataca, le respeta porque tiene ese un canto de los guaraníes. Si nadie sabe ese canto, ellos es lo que protegen el lugar. Praticamente, ragazzi, dobbiamo fare silenzio perché se no le guardiane ci potrebbero attaccare e quindi è molto pericoloso. E apparentemente la popolazione indigena Guarani riusciva a fare un canto che addolcisce le vespe e gli permette di entrare in questi luoghi sacri. E qui abbiamo inciso nella roccia un simbolo di fertilità. È una vagina e vicino c'è anche Una stella. ¿Sabes que yo traje una vez un espejo y metí ahí abajo de la piedra para hacer una aprobación de una teoría mía? Ok. Y no pude volver para ver y comprobar la teoría. Entonces no sé si el espejo está ahí todavía. Pero era para poder ver el sol y si la luz va por el túnel que está allá. ¿Entiendes? Sì, 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 sì. Pero no sé si está todavía el espejo ahí. Pero vamos con cuidado aquí. Damos la vuelta ahí. Mira cómo tengo el sudor, ¿no? El agua. sì. Y le pongo aquí. Brilla a la luz de la luna. Ese tiene un reflexo muy fuerte porque ves que no es natural de la piedra. Es una argamasa hecha. Una camada fina. Este ya es natural, ya es directo. È differente. Entonces el mapa Ed è pieno di questi simboli. más antiguo es este. Tiene escrituras ahí. ¿Dónde está la? Voy a mojar para que vea. Ahí ves.
es más antiguo. Si no nos pica la avispa, quiero mostrarte acá. Ok. Vieni aquí. L'occhio di Odino. Acá, y acá un cometa, ¿ves? Un cometa. Sì. Y el ojo. Loco. Y el ojo. Eccolo. Questo. Sí. ¿Ves? Eso. Sí, son esos símbolos del cometa. Esta es la dirección de la pegada de la ave. Sí. La direzione di dove vanno. Entonces es en esa dirección. En esta dirección. Mira, ves ahí. Ahí por la piel. ¿Y ves? Ah, sì. Che había allá? Las estrellas. Sí, allá están las estrellas, están cerca. Pieno, ragazzi. Marca el mapa lunisolar, la sombra de la montaña viene así. Después cubre. Y esta vez que es una argamasa, ¿no? Distinta. Diversa. La pietra è diversa. Aquí también ves que pusieron ahí. Aquí también. Hay la pegada de dos chicos con el pie del mismo lado. Pero no sé si se rompió o está todavía aquí. È stato Ese rubato. quiere mostrar para vos. Vamos a ver si entramos aquí. Son dos piecitos, chicos. Son de piedi, pero son del mismo lado. Del mismo lado. Este piecito de bebé Sì. significa que el lugar astronómico sobre el nacimiento, previsión de cuándo va a nacer, para poder saber prevenir el nacimiento y todo. Entonces tiene simbolismo del bebé, Per perché dello mismo pie? porque pueden ser de las dos razas. Dos razas, yo pienso yo. Si Dos era una razas. raza, eran los dos, pero son dos distintos. Entonces dos pies del mismo lado. Praticamente è tipo, seguendo il calendario astronomico, era come un calendario di nascita per sapere quando dovevano nascere i bebè, però sono due pietre di diversa razza dello stesso piede Come se mettessimo... calendario di nascita praticamente, che apparentemente è vicino al calendario lunare e sì. Mi stanno divorando gli insetti. E stiamo parlando così perché è molto pericoloso, ragazzi, qua. Qua se ci pizzicano non possiamo tornare in macchina. E se andate a vedere i nostri video del Madidi, ci siamo fermati dopo 10 giorni perché i guardiani della foresta, le vespe, ci hanno piccato, non volevano che proseguivamo, quindi dobbiamo fare il più silenzio possibile E avere rispetto. e avere rispetto. Soprattutto perché Jacopo è allergico. Quindi ciao ciao Jacopo. Sì. Pieno di stelle, ragazzi. Ovviamente devo stare attentissimo. Attentissimo devo stare. Sto cagando in mano. Jackson sta spiegando che in alcuni orari della giornata, come quando tramonta, in questi scavi nella pietra, poi dopo si formano delle forme, dei visi o degli animali. Io lo vedo. Quale? C'è il buco lassù che è l'occhio e il lato della montagna è come una faccia. Sì, Non so se si vede. sì. Comunque anche l'abbiamo trovato in Bolivia. En el equinoccio es más fuerte todavía, se nota mucho más. Ah, ok. Nell'equinozio dice che si nota tutto molto di più. Da qua si riesce a vedere meglio. Molto.
un guardiano che ci sta mirando. Ragazzi, qua è solo l'inizio. Ma cos'è?